Lezione 1. Routine della buonanotte. Cerco di andare a letto verso le 23. È una buona abitudine. Un'ora di andare a letto costante è importante per una buona notte di sonno. Sì, trovo che attenersi a una routine mi aiuti ad addormentarmi più velocemente. Fai qualcosa di specifico prima di andare a letto per rilassarti? Di solito leggo un libro o ascolto musica rilassante. Mi aiuta a rilassarmi. Sembra adorabile. Mi piace fare un bagno caldo prima di andare a letto per rilassare i muscoli. Questa è un'ottima idea. Un bagno può essere molto rilassante. Inoltre evito gli schermi per almeno un'ora prima di andare a dormire. La luce blu può disturbare il sonno. Dovrei provarlo. Mi ritrovo spesso a scorrere il telefono prima di andare a letto. È un'abitudine comune, ma ridurre il tempo davanti allo schermo può fare una grande differenza. Ci proverò. Grazie per il suggerimento. Siete i benvenuti. Spero che questi suggerimenti ti aiutino a dormire bene. Lo apprezzo. Dormire bene è essenziale per una giornata produttiva. Assolutamente. Sogni d'oro, John. Grazie Anna. Buonanotte anche a te. Lezione 2. Delizie gastronomiche thailandesi. Oh, adoro il cibo thailandese. Ne hai provato qualcuno ieri? Sì, ho mangiato pad thai a pranzo. Era delizioso. Anche il pad thai è uno dei miei preferiti. Hai provato altri piatti? Ho mangiato anche la zuppa tom yum. I sapori erano così vivaci e speziati. Sembra incredibile. L'hai trovato troppo piccante? È stato divertente, ma mi piace il cibo piccante. Era proprio quello giusto per me. Sono contenta che ti sia piaciuta. Hai mangiato del dessert? Sì, ho provato il riso appiccicoso al mango per la prima volta. Era una deliziosa combinazione di dolce e appiccicoso. Il riso appiccicoso al mango è un classico dessert thailandese. Sono contento che ti sia piaciuto. Capisco perché è così popolare. Hai provato qualche nuovo piatto thailandese ultimamente? Di recente ho mangiato del curry verde ed è stato fantastico. I sapori erano così ricchi e profumati. Il curry verde è sulla mia lista da provare. Ne ho sentito parlare benissimo. Dovresti assolutamente provarlo. Penso che ti piacerà. Lo farò. Grazie per la raccomandazione, John. Benvenuta, Anna. Il cibo thailandese è sempre una delizia. Assolutamente. Torniamo presto qui e proviamo altri piatti. Sembra un piano. Non vedo l'ora. Anch'io, John. Sarà un'avventura culinaria. Davvero, Anna. Fino ad allora, assaporiamo i ricordi della festa thailandese di ieri. Lezione 3. Analisi delle vendite di prodotti. Ho notato una diminuzione delle vendite di prodotti. Dobbiamo analizzarne i motivi. Questo è preoccupante.
Raccogliamo dati per capire cosa sta succedendo. Concordato. Dovremmo esaminare i dati di vendita per ciascuna categoria di prodotti. Possiamo anche esaminare il feedback dei clienti per identificare eventuali problemi. Buona idea. Dobbiamo scoprire se ci sono problemi di qualità o di prezzo. È importante anche valutare le tendenze del mercato. I nostri concorrenti offrono alternative migliori? Assolutamente. Dovremmo condurre un'analisi competitiva per rimanere all'avanguardia. Dovremmo anche rivedere le nostre strategie di marketing. Stiamo raggiungendo efficacemente il nostro pubblico di destinazione? Questo è un punto cruciale. Le nostre campagne di marketing potrebbero richiedere modifiche. Inoltre, dovremmo valutare i nostri canali di distribuzione. Ci sono delle strozzature o delle inefficienze? La distribuzione potrebbe essere un fattore che contribuisce. Dobbiamo garantire una logistica fluida. Dovremmo coinvolgere anche il team di vendita. Traggono informazioni preziose dall'interazione con i clienti. Hai ragione. Il contributo del team di vendita può fornire una comprensione più profonda delle esigenze dei clienti. Una volta che abbiamo tutti i dati, possiamo analizzarli e identificare modelli o correlazioni. Tale analisi ci aiuterà a individuare le cause profonde del calo delle vendite. Da lì, possiamo sviluppare un piano d'azione per risolvere i problemi e incrementare le vendite. Esattamente. Dobbiamo essere proattivi nella ricerca di soluzioni. Concordato. Pianifichiamo un incontro con il team per avviare il processo di analisi. Questo è un buon passo successivo. La collaborazione è fondamentale per trovare soluzioni efficaci. Sono fiducioso che con un'analisi approfondita, possiamo invertire la situazione. Anch'io lo credo. Mettiamoci al lavoro e troviamo modi per migliorare le vendite dei nostri prodotti. Siamo pronti per la sfida, John. Insieme possiamo fare la differenza. Davvero, Anna. Analizziamo e definiamo una strategia per il nostro successo. Lezione 4. Sviluppare personaggi memorabili. Quando si crea una storia, i personaggi sono fondamentali. C'erano 4 personaggi principali nel mio ultimo progetto. I personaggi danno vita alle storie. Dimmi di più su di loro. Il primo personaggio era una ragazza coraggiosa e avventurosa di nome Lily. Sembra un protagonista forte. Chi erano gli altri personaggi? C'era un vecchio mago saggio di nome Merlino che guidò Lily nel suo viaggio. Una figura guida aggiunge profondità alla storia. Chi altro c'era nel tuo cast? La fedele e maliziosa compagna di Lily era una volpe parlante di nome Finn. I personaggi animali possono fornire prospettive uniche. Chi era il personaggio finale? L'antagonista principale era una strega astuta e assetata di potere di nome Morgana. I cattivi aggiungono conflitto e tensione. Come hanno interagito questi personaggi? Lily e Finn hanno stretto un forte legame mentre affrontavano insieme delle sfide. L'amicizia e il lavoro di squadra sono temi importanti. Che mi dici di Merlino e Morgana?
Merlino è stato il mentore di Lily, guidandola verso il suo destino. Morgana cercava costantemente di ostacolare i loro progressi. Una classica battaglia tra il bene e il male. Archi o sviluppi del personaggio? Lily ha iniziato come una ragazza timida, ma alla fine è diventata un'eroina coraggiosa. La crescita del personaggio è avvincente. I tuoi lettori sono entrati in contatto con loro? Sì, molti lettori si sono immedesimati nel viaggio di Lily e hanno trovato i personaggi memorabili. Questo è il segno distintivo di personaggi ben fatti. Qual è il tuo prossimo progetto di scrittura? Sto lavorando a un romanzo giallo con un personaggio poliziesco che ha un passato complesso. Intrigante. Personaggi con profondità rendono i misteri più coinvolgenti. Tienimi aggiornato sui tuoi progressi. Lo farò, Anna. I personaggi danno davvero vita alle storie. Lo fanno, John. Buona scrittura, e che i tuoi personaggi continuino ad affascinare i lettori. Grazie Anna. Ecco come creare personaggi indimenticabili nelle nostre storie. Lezione 5. Preparare un impasto fatto in casa. Come si prepara l'impasto? È difficile? No, in realtà è abbastanza semplice. Hai solo bisogno di alcuni semplici ingredienti. Di quali ingredienti ho bisogno per preparare un impasto fatto in casa? Avrai bisogno di farina, acqua, lievito, sale e un po' di zucchero. Ho bisogno di attrezzature o strumenti speciali? Una ciotola, dei misurini e un cucchiaio di legno dovrebbero fare il trucco. Come posso iniziare il processo di preparazione dell'impasto? Per prima cosa mescolate il lievito e lo zucchero con acqua tiepida e lasciate riposare per qualche minuto finché non diventa spumoso. Qual è lo scopo della miscela di lievito e zucchero? Il lievito aiuta la lievitazione dell'impasto e lo zucchero alimenta il lievito, aiutandolo a crescere. Una volta che la miscela di lievito è pronta, qual è il passaggio successivo? Aggiungere gradualmente farina e sale al composto mescolando con un cucchiaio di legno. Quanta farina devo aggiungere? Inizia con una tazza di farina e continua ad aggiungerne altra fino a formare una palla morbida e leggermente appiccicosa. Devo impastare la pasta? Sì, rovesciate l'impasto su una superficie leggermente infarinata e lavoratelo per circa 5-10 minuti fino a renderlo liscio ed elastico. Devo far lievitare l'impasto? Sì, mettete l'impasto in una ciotola unta, copritelo con un canovaccio da cucina pulito e lasciate lievitare in un luogo caldo per circa un'ora o fino al raddoppio. Qual è il passaggio finale? Schiaccia l'impasto per far uscire eventuali bolle d'aria ed è pronto per essere modellato o utilizzato nella tua ricetta. Grazie per le istruzioni, Anna. Non vedo l'ora di provare a fare l'impasto a casa. Benvenuto, John. L'impasto fatto in casa è versatile e delizioso. Divertiti a sperimentarlo. Lo farò, Anna. Apprezzo la tua guida. Mettiamoci le mani in cucina. Lezione 6. Dare priorità alla salute nella routine quotidiana. Routine, vero? Sì, l'ho fatto. Ho capito che dovevo fare della mia salute una priorità. Ottimo, John.
Prendersi cura di sé è essenziale. Quali modifiche stai apportando? Comincio con un allenamento mattutino per far muovere ed energizzare il mio corpo. L'esercizio fisico è un modo fantastico per iniziare la giornata. Cos'altro? Sto incorporando scelte alimentari più sane nei miei pasti, come più frutta e verdura. Una dieta equilibrata alimenta il corpo e la mente. Qualche altro aggiustamento? Sto anche dedicando del tempo al rilassamento e alla gestione dello stress, come praticare la consapevolezza. Prendersi cura del proprio benessere mentale è altrettanto importante. Come sta andando finora? È impegnativo ma gratificante. Mi sento più energico e concentrato durante il giorno. Questo è un segnale positivo. Hai incontrato qualche ostacolo? A volte, è allettante tornare alle vecchie abitudini, ma ricordo a me stesso i miei obiettivi e rimango impegnato. Resta determinato, John. Stai apportando cambiamenti positivi per il tuo benessere a lungo termine. Grazie Anna. Il tuo supporto significa molto. Qualche consiglio per rimanere motivati? Trova le attività che ti piacciono e rendile parte della tua routine. Circondati di persone che ti supportano. Lo terrò a mente. È importante creare uno stile di vita sostenibile e piacevole. Assolutamente. Ricorda, piccoli passi portano a risultati duraturi. Sei sulla strada giusta. Apprezzo il tuo incoraggiamento, Anna. Verso un futuro più sano e felice. Salute, John. Sono sicuro che raggiungerai i tuoi obiettivi di salute. Continuate così. Lo farò, Anna. Ispiriamoci a vicenda a dare priorità al nostro benessere. Lezione 7. Alla scoperta dei dintorni di Parigi. Hai fatto qualche gita di un giorno fuori Parigi? Sì, ho fatto una gita di un giorno a Versailles. È stato magnifico. Cosa ti è piaciuto di più di Versailles? La grandiosità del palazzo e i suoi splendidi giardini mi hanno lasciato a bocca aperta. È stato facile arrivare a Versailles da Parigi? Sì, ho fatto un breve viaggio in treno ed è stato abbastanza comodo. Hai fatto una visita guidata o hai esplorato per conto tuo? Ho optato per una visita guidata per conoscere la storia e il significato del palazzo. Ci sono stati momenti salienti del tour che ti hanno colpito? La sala degli specchi era mozzafiato. I riflessi e gli intricati dettagli erano affascinanti. Sembra incredibile. Hai avuto tempo anche per esplorare i giardini? Sì, i giardini erano vasti e ben curati. È stata una tranquilla fuga dalla frenetica città. C'erano altre attrazioni o monumenti che hai visitato? Ho anche visitato i palazzi del Trianon, che erano più piccoli ma ugualmente affascinanti. Sembra una gita di un giorno appagante. Lo consiglieresti ad altri? Assolutamente, Versailles è una tappa obbligata per il suo significato storico e architettonico. Qualche consiglio per chi sta programmando una gita di un giorno a Versailles?
Arriva presto per evitare la folla e indossa scarpe comode per passeggiare nei giardini. Grazie per aver condiviso la tua esperienza, Anna. Anche a me viene voglia di pianificare un viaggio a Versailles. Benvenuto, John. Merita sicuramente una visita. Spero che tu abbia la possibilità di andare presto. Mi assicurerò di aggiungerlo alla mia lista dei desideri di viaggio. Continuiamo a esplorare nuove destinazioni insieme. Lezione 8. Alla scoperta del nuovo caffè in città. Ehi, hai provato quel nuovo caffè in città? Sì, l'ho fatto. Si chiama Savor Delights ed è fantastico. Cosa ti è piaciuto di più del caffè? L'atmosfera accogliente e i deliziosi dolci che servono sono di prim'ordine. C'erano piatti eccezionali nel loro menù? I loro croissant e il loro caffè speciali sono assolutamente divini. Sembra allettante. Hai provato altri articoli? Sì, ho mangiato anche la loro quiche e mi ha fatto venire l'acquolina in bocca. Il caffè era affollato quando l'hai visitato? Era piuttosto affollato, ma il servizio era comunque eccellente. Avevano caratteristiche o decorazioni uniche? Il caffè aveva un affascinante tema vintage con bellissime opere d'arte alle pareti. Offrivano opzioni senza glutine o vegane? Sì, avevano una varietà di opzioni per soddisfare le diverse esigenze dietetiche. Come valuteresti la tua esperienza complessiva al bar? Gli darei un buon 10 su 10. Non vedo l'ora di tornarci. Qualche consiglio per qualcuno che intende visitare Savor Delights? Arrivate presto per assicurarvi un tavolo, soprattutto nelle ore di punta. Grazie per la raccomandazione, Anna. Mi assicurerò di controllarlo presto. Benvenuto, John. Sono sicuro che ti piacerà. Organizziamo una visita insieme qualche volta. Sembra un piano. Esplorare nuovi caffè è sempre un'esperienza deliziosa. Non potrei essere più d'accordo, John. Alla scoperta di altre gemme nascoste nella nostra città. Grazie per questo, Anna. Continuiamo le nostre avventure culinarie. Lezione 9. Prendersi cura delle piante da interno. Ehi, hai mai pensato di prenderti cura delle piante d'appartamento? Sì, l'ho fatto. Possono portare vita e freschezza a qualsiasi spazio. Ci sono piante specifiche che consiglieresti ai principianti? Le piante ragno, i pothos e le piante serpenti sono ottime opzioni. Richiedono poca manutenzione e sono resistenti. Con che frequenza è in genere necessario annaffiare le piante d'appartamento? Dipende dalla pianta e dal suo ambiente, ma la maggior parte delle piante d'appartamento preferisce un'irrigazione moderata una volta alla settimana. Che mi dici della luce solare? Hanno bisogno della luce solare diretta? Alcune piante prosperano alla luce solare diretta, mentre altre preferiscono condizioni di luce indiretta o scarsa. È meglio ricercare le esigenze di ogni pianta. Ci sono errori comuni da evitare nella cura delle piante d'appartamento? L'eccessiva irrigazione e la mancata fornitura di un drenaggio adeguato sono errori comuni.
È importante trovare il giusto equilibrio. Le piante d'appartamento richiedono fertilizzanti o concimi vegetali speciali? Le piante da appartamento beneficiano di concimazioni occasionali durante la stagione di crescita. Cerca fertilizzanti bilanciati e idrosolubili. Ci sono vantaggi nell'avere piante da interno oltre all'estetica? Assolutamente. Le piante da appartamento possono migliorare la qualità dell'aria, ridurre lo stress e aumentare l'umore e la produttività. Quali sono alcuni segnali che indicano che una pianta necessita di attenzioni o cure? L'ingiallimento delle foglie, l'appassimento o l'eccessiva secchezza possono indicare problemi di irrigazione o illuminazione. Hai qualche consiglio per qualcuno che non conosce la cura delle piante d'appartamento? Inizia con piante facili da curare, osserva le loro esigenze ed espandi gradualmente la tua collezione. La pazienza è fondamentale. Grazie per il consiglio, Anna. Sono entusiasta di introdurre un po' di verde nella mia casa. Benvenuto, John. Le piante da appartamento possono essere delle compagne gratificanti. Goditi il tuo nuovo viaggio verso le piante. Lo farò, Anna. Apprezziamo la bellezza della natura nei nostri spazi abitativi. Lezione 10. Trovare opzioni convenienti. Hai qualche consiglio per trovare opzioni convenienti? Assolutamente. Un consiglio è quello di confrontare i prezzi online prima di effettuare un acquisto. Ci sono siti web o piattaforme specifici che consigli per gli acquisti comparativi? Siti web come Amazon, eBay e motori di confronto prezzi come Google Shopping possono aiutarti a trovare le migliori offerte. Che ne dici di fare acquisti a livello locale? Qualche consiglio per trovare opzioni convenienti nei negozi? Cerca i saldi e le sezioni in saldo e valuta la possibilità di fare acquisti durante le stagioni non di punta per ottenere prezzi migliori. Esistono app o siti web di coupon che possono aiutarti a risparmiare denaro? Sì, app come Honey, Rakuten e siti web di coupon come Retailmenot offrono sconti e offerte su vari prodotti. Quando si tratta di fare la spesa, esistono strategie per risparmiare denaro? Pianificare i pasti, fare una lista della spesa e utilizzare i coupon può aiutarti a risparmiare sulle spese alimentari. Esistono alternative economiche ai prodotti di marca? Sì, i marchi dei negozi o le versioni generiche dei prodotti offrono spesso una qualità simile a un costo inferiore. Che mi dici dell'abbigliamento? Qualche consiglio per trovare opzioni di abbigliamento convenienti? I negozi dell'usato, i negozi di spedizione e i mercati online come Poshmark possono offrire ottime offerte sull'abbigliamento. Come si può risparmiare sulle attività di intrattenimento e tempo libero? Cerca eventi gratuiti per la comunità, esplora i parchi locali, e valuta la possibilità di abbonarti ai servizi di streaming anziché ai costosi pacchetti via cavo. Esistono altri consigli generali per risparmiare denaro? Stabilisci un budget, monitora le spese, e dai priorità alle tue esigenze rispetto ai desideri. Come si può resistere agli acquisti impulsivi e attenersi al budget? Concediti un periodo di riflessione prima di effettuare un acquisto e chiediti se si tratta di un acquisto necessario o impulsivo. Grazie per aver condiviso questi preziosi consigli, Anna. Li terrò sicuramente a mente.
Benvenuto, John. Risparmiare denaro può essere un'abitudine gratificante. Goditi i vantaggi di trovare opzioni convenienti. Lo farò, Anna. Facciamo scelte finanziarie sagge e facciamo in modo che i nostri soldi vadano oltre. Lezione 11. Conoscere le istruzioni e le regole. Questo è conveniente. Ci sono istruzioni o regole di cui dovrei essere a conoscenza? Sì, ci sono alcune linee guida importanti da seguire in palestra. Puoi darmi una panoramica dell'etichetta della palestra? Certo. Pulisci l'attrezzatura dopo l'uso, rispetta lo spazio personale degli altri ed evita comportamenti rumorosi o molesti. Esistono requisiti specifici per il codice di abbigliamento? La maggior parte delle palestre ha politiche sul codice di abbigliamento. Assicurati di indossare un abbigliamento da allenamento adeguato e scarpe pulite Che che ne non dici di lasciano usare segni. l'attrezzatura da palestra? Qualche protocollo da tenere a mente? Regola sempre l'attrezzatura alle impostazioni corrette e fai attenzione agli altri in attesa di utilizzare le macchine. Ci sono limiti di orario o orari di punta di cui dovrei essere a conoscenza? Alcune palestre hanno orari di punta quando è più affollato. È utile pianificare gli allenamenti di conseguenza. Che ne dici di usare gli spogliatoi e le docce? Rispetta la privacy degli altri, mantieni le aree pulite e non lasciare gli oggetti personali incustoditi. Ci sono corsi o programmi a cui posso partecipare in palestra? Molte palestre offrono varie lezioni e programmi come yoga, spin o allenamento della forza. Controlla il programma per le opzioni. Sono previsti costi aggiuntivi per le lezioni o le sessioni di personal training? Alcune lezioni o sessioni di personal training possono avere costi aggiuntivi. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi alla reception della palestra. Posso portare un ospite o un amico con me in palestra? Alcune palestre consentono l'accesso agli ospiti, ma potrebbero avere politiche e tariffe specifiche per l'accesso degli ospiti. Rivolgiti prima alla palestra. Esistono misure di sicurezza o protocolli di emergenza? Le palestre di solito hanno misure di sicurezza come kit di pronto soccorso e uscite di emergenza. Acquisisci familiarità con le loro sedi. Come posso ricevere assistenza o porre domande in palestra? Il personale della palestra o gli istruttori sono lì per aiutarti. Non esitate a porre loro domande o a chiedere assistenza. Grazie per aver spiegato tutti questi dettagli importanti, Anna. Mi assicurerò di seguire le linee guida. Benvenuto, John. Goditi i tuoi allenamenti e sfrutta al massimo il tuo tempo in palestra. Lo farò, Anna. Diamo priorità alla sicurezza, al rispetto e a un'esperienza positiva in palestra. Lezione 12. Preparare la pasta da zero. Pasta da zero? Wow, deve essere stata una bella esperienza. Lo era. Fare la pasta da zero è un processo gratificante e divertente. Di quali ingredienti abbiamo bisogno per fare la pasta fatta in casa? Avrai bisogno di farina per tutti gli usi, uova, sale e un po' di olio d'oliva. Come iniziamo il processo di preparazione della pasta? Inizia creando un pozzo al centro della farina e rompi le uova.
Qual è il passo successivo dopo aver rotto le uova? Incorporare gradualmente la farina alle uova fino a formare un impasto. Per quanto tempo dobbiamo impastare l'impasto? Lavorate l'impasto per circa 5-7 minuti fino a renderlo liscio ed elastico. Una volta che l'impasto è pronto, cosa facciamo dopo? Lasciate riposare l'impasto, coperto, per circa 30 minuti per rilassare il glutine. Come si modella la pasta dopo il periodo di riposo? Puoi usare una macchina per la pasta per stendere la pasta e tagliarla nelle forme desiderate come spaghetti o fettuccine. E se non abbiamo una macchina per la pasta? Nessun problema. Potete stendere la pasta a mano e con un coltello affilato tagliarla a listarelle. Quanto tempo dobbiamo cuocere la pasta fresca? La pasta fresca cuoce molto più velocemente della pasta secca. Di solito ci vogliono circa 2-4 minuti in acqua bollente salata. Quali sono alcune opzioni di salsa da abbinare alla pasta fatta in casa? Puoi provare la classica salsa di pomodoro, la salsa cremosa Alfredo o una semplice salsa all'aglio e olio d'oliva. Possiamo conservare la pasta fatta in casa per un uso successivo? Sì, puoi asciugare la pasta su uno stendino o congelarla per i pasti futuri. Qual è il modo migliore per cucinare la pasta surgelata fatta in casa? Cuoci la pasta surgelata direttamente da surgelata in acqua bollente per qualche minuto in più. Grazie per aver condiviso il processo, Anna. Non vedo l'ora di fare la pasta fresca a casa. Benvenuto, John. Goditi la soddisfazione della pasta fatta in casa. Ne vale la pena. Lo farò, Anna. Abbracciamo la gioia di cucinare e assaporiamo deliziosi piatti fatti in casa. Lezione 13. Pianificare un viaggio storico. Non vedo l'ora di immergermi nella storia. Dovremmo assolutamente pianificare un viaggio. Sembra un'idea fantastica. Quali destinazioni storiche ti interessano? Ho sempre desiderato visitare Roma ed esplorare le antiche rovine romane. Roma è un'ottima scelta. Il Colosseo e il Foro Romano sono attrazioni imperdibili. Qualche altro luogo storico che consigliate in Europa? Atene in Grecia è un'altra destinazione affascinante con incredibili siti storici come l'Acropoli. Che dire delle destinazioni storiche al di fuori dell'Europa? L'Egitto è ricco di storia. Le piramidi di Giza e la Valle dei Re sono siti iconici da esplorare. Sembra intrigante. Che ne dite di viaggi storici nel nostro paese? Washington, D.C. è un tesoro di storia con monumenti come il National Mall e lo Smithsonian Museums. Dovremmo prendere in considerazione le visite guidate o esplorare da soli? Dipende dalla destinazione e dalle tue preferenze. Le visite guidate possono fornire una conoscenza approfondita, ma esplorare da soli consente flessibilità. Come possiamo sfruttare al meglio il nostro viaggio storico? Ricerca in anticipo il significato storico di ogni sito e prendi in considerazione l'assunzione di guide locali per approfondimenti. C'è un periodo particolare dell'anno migliore per i viaggi storici?
È ideale per evitare l'alta stagione turistica per un'esperienza più confortevole. Controlla i periodi di bassa stagione, o quelli non di punta. Cosa mettere in valigia per un viaggio storico? Scarpe comode per camminare, abbigliamento leggero e non dimenticare una fotocamera per immortalare i ricordi. Ci sono usanze o etichette culturali di cui dovremmo essere a conoscenza? Ricerca le usanze locali e mostra rispetto per i siti storici seguendo regole o linee guida specifiche. Come possiamo rendere il nostro viaggio storico più educativo e coinvolgente? Visita i musei, assisti alle rievocazioni storiche e partecipa alle esperienze interattive offerte nei siti. Grazie per tutte queste preziose informazioni, Anna. Sono entusiasta di pianificare la nostra avventura storica. Benvenuto, John. Intraprendiamo un viaggio nel tempo e scopriamo le meraviglie della storia. Sono d'accordo, Anna. Alla scoperta di esperienze arricchenti e del brivido di esplorare il passato. Lezione 14. Esplorazione delle auto elettriche. La gamma di auto elettriche sembra impressionante. Sono abbastanza convenienti rispetto alle auto tradizionali? Sì, le auto elettriche sono diventate più convenienti negli ultimi anni, soprattutto con incentivi governativi e crediti d'imposta. Quanto lontano possono viaggiare in genere le auto elettriche con una singola carica? L'autonomia varia a seconda del modello, ma molte auto elettriche possono percorrere oltre 200 miglia con una carica completa. Sono disponibili abbastanza stazioni di ricarica per i viaggi a lunga distanza? L'infrastruttura di ricarica si sta espandendo rapidamente e ora ci sono molte stazioni di ricarica lungo le principali autostrade e nelle aree urbane. Quanto tempo occorre per caricare un'auto elettrica? I tempi di ricarica variano a seconda del tipo di caricabatterie. I caricabatterie rapidi possono fornire una carica dell'80% in circa 31 ore. Sono disponibili diversi tipi di caricabatterie? Sì, esistono caricabatterie di livello 1 che utilizzano una presa domestica standard, caricabatterie di livello 2 per l'installazione domestica e caricabatterie 600 rapidi per uso pubblico. Le auto elettriche possono essere ricaricate a casa? Assolutamente. La maggior parte dei proprietari di auto elettriche ricarica i propri veicoli a casa utilizzando un caricabatterie di livello 2, che richiede un'installazione professionale. Esistono differenze di manutenzione tra auto elettriche e tradizionali? Le auto elettriche hanno meno parti mobili, quindi generalmente richiedono meno manutenzione rispetto alle tradizionali auto con motore a combustione interna. Che dire del costo dell'elettricità rispetto alla benzina? Le auto elettriche sono in genere più economiche da alimentare rispetto alle auto a benzina, poiché il costo dell'elettricità è generalmente inferiore ai prezzi della benzina. Esistono incentivi governativi per l'acquisto di auto elettriche? Sì, molti governi offrono incentivi come crediti d'imposta, sconti e tasse di registrazione scontate per incoraggiare l'adozione delle auto elettriche. Che ne dici dell'impatto ambientale delle auto elettriche? Le auto elettriche producono zero emissioni dallo scarico, il che aiuta a ridurre l'inquinamento atmosferico e le emissioni di gas serra. Le auto elettriche possono essere potenti quanto le auto tradizionali?
Le auto elettriche possono offrire accelerazione e prestazioni impressionanti, con erogazione istantanea della coppia dal motore elettrico. Sono disponibili diversi tipi di auto elettriche? Sì, puoi trovare auto completamente elettriche, auto ibride plug-in che combinano alimentazione elettrica e benzina e auto elettriche ad autonomia estesa. Qual è la durata della batteria di un'auto elettrica? La durata di vita di una batteria per auto elettriche varia, ma la maggior parte dei produttori offre garanzie che coprono il degrado nel corso di un determinato numero di anni o miglia. Ci sono degli svantaggi nel possedere un'auto elettrica? L'infrastruttura di ricarica limitata in alcune aree, e il costo iniziale più elevato rispetto alle auto tradizionali sono fattori da considerare. Grazie per tutte le informazioni, Anna. Le auto elettriche sembrano sicuramente un'opzione praticabile. Benvenuto, John. Le auto elettriche hanno fatto molta strada, e offrono molti vantaggi sia per l'ambiente che per il portafoglio. Sono d'accordo, Anna. Esploriamo il mondo delle auto elettriche e prendiamo una decisione informata. Lezione 15. Viaggi e sicurezza negli ATM. Sto programmando un viaggio all'estero. È sicuro usare gli sportelli automatici in altri paesi? L'uso degli sportelli automatici è generalmente sicuro, ma è importante prendere alcune precauzioni per proteggere le informazioni finanziarie. Quali sono alcuni suggerimenti per utilizzare i bancomat in sicurezza durante i viaggi? Informa la tua banca dei tuoi piani di viaggio, in modo che non contrassegnino le tue transazioni come sospette mentre sei all'estero. Devo usare i bancomat situati all'interno delle banche o in luoghi pubblici? In genere è più sicuro utilizzare gli sportelli automatici situati all'interno delle banche, poiché sono monitorati e hanno meno probabilità di essere manomessi. Ci sono segni di manomissione a cui devo prestare attenzione? Sì, controlla che non ci siano allegati sfusi o insoliti sul lettore di carte o sulla tastiera e copriti la mano quando inserisci il PIN. Che ne dici di usare i bancomat nelle aree affollate? Fai attenzione quando usi gli sportelli automatici in luoghi affollati, poiché potrebbe esserci un rischio maggiore che qualcuno tenti di rubare le tue informazioni. Devo evitare di usare i bancomat di notte? Se possibile, è meglio utilizzare gli sportelli automatici durante le ore diurne, quando ci sono più persone in giro e una migliore visibilità. Esistono alternative all'utilizzo degli sportelli automatici per accedere al denaro durante i viaggi? Prendi in considerazione l'idea di portare con te un po' di contanti e di utilizzare una carta di viaggio prepagata, che può essere un'opzione più sicura per gestire le tue spese. Cosa devo fare se la mia carta rimane bloccata nel bancomat? Non lasciare il bancomat incustodito. Contattate immediatamente la vostra banca e informatela della situazione. Devo tenere un registro delle mie transazioni ATM durante il viaggio? Sì, è una buona idea tenere traccia dei prelievi dal bancomat e monitorare il tuo account per eventuali transazioni non autorizzate. È consigliabile utilizzare il Wi-Fi pubblico per accedere al mio conto bancario presso un bancomat? È meglio evitare di utilizzare il Wi-Fi pubblico per transazioni sensibili. Resta su reti sicure, o usa i tuoi dati mobili. Posso usare la mia carta di debito per gli acquisti mentre viaggio? Sì, puoi utilizzare la tua carta di debito per gli acquisti, ma fai attenzione e usala solo presso esercizi affidabili.
Cosa succede se la mia carta di debito viene smarrita o rubata durante il viaggio? Contatta immediatamente la tua banca per segnalare lo smarrimento o il furto. Possono aiutarti a bloccare la carta ed emetterne una sostitutiva. Grazie per i preziosi consigli, Anna. Mi assicurerò di tenere a mente questi suggerimenti durante il mio viaggio. Benvenuto, John. Rimani vigile e goditi i tuoi viaggi in tutta tranquillità. Lo farò, Anna. Ti auguro avventure sicure e senza preoccupazioni in tutto il mondo. Lezione 16. Alla scoperta delle destinazioni di viaggio. Rimango sempre stupito dalla varietà di destinazioni di viaggio. Come fai di solito a trovare informazioni su di esse, Anna? Esistono diversi modi per ricercare le destinazioni di viaggio. Uso spesso una combinazione di risorse online, guide e consigli di amici. Quali risorse online ritieni più utili? Mi affido a siti web di viaggi come TripAdvisor e Lonely Planet per recensioni, consigli e informazioni su attrazioni e alloggi. Ci sono funzionalità specifiche su questi siti web che ritieni utili? Sì, trovo che le recensioni e le valutazioni generate dagli utenti siano particolarmente utili per farmi un'idea di cosa aspettarsi da una destinazione. Che ne dici delle piattaforme di social media? Li usi come ispirazione per i viaggi? Assolutamente. Le piattaforme di social media come Instagram e Pinterest sono perfette per trovare splendide fotografie e lasciarsi ispirare dalle esperienze di altri viaggiatori. Che dire dei blog di viaggio? Li trovi utili? Sì, i blog di viaggio possono fornire informazioni approfondite, esperienze personali e consigli pratici su varie destinazioni, cosa che trovo molto utili. Hai qualche blogger di viaggio o sito web preferito che segui? Ho alcuni blogger di viaggio di riferimento il cui stile di scrittura e i cui consigli mi piacciono. È sempre utile trovare fonti in linea con le tue preferenze. Che ne dite delle guide? Le usi ancora nell'era digitale? Le guide possono comunque essere utili, soprattutto se preferisci avere una risorsa tangibile con mappe, approfondimenti locali e itinerari suggeriti. Ci sono editori di guide specifiche che consigliate? Lonely Planet, Rough Guides e Fodors sono noti editori che offrono guide complete e affidabili per diverse destinazioni. Prendi in considerazione i consigli di amici e familiari quando scegli una destinazione di viaggio? Assolutamente. I consigli personali possono essere preziosi, poiché ottieni informazioni da persone di cui ti fidi che hanno esperienza diretta. Ci sono altre fonti su cui ti affidi per le informazioni di viaggio? Anche i forum di viaggio e le community online, in cui altri viaggiatori condividono le loro esperienze e rispondono alle domande, possono essere un'ottima fonte di informazioni. Che ne dite delle agenzie di viaggio? Li consulti mai per consigli sulle destinazioni? Anche se per lo più pianifico i miei viaggi in modo indipendente, le agenzie di viaggio possono essere utili, soprattutto se stai cercando consigli specializzati o stai pianificando itinerari complessi. Hai qualche consiglio per qualcuno che sta appena iniziando a cercare destinazioni di viaggio?
Inizia esplorando diverse destinazioni online, leggi i blog di viaggio e raccogli ispirazione. Quindi restringi il campo in base ai tuoi interessi e preferenze. Grazie per aver condiviso i tuoi metodi di ricerca sui viaggi, Anna. Sono entusiasta di iniziare a pianificare la mia prossima avventura. Benvenuto, John. Goditi il viaggio alla scoperta di nuove destinazioni e crea ricordi indimenticabili. Lo farò, Anna. Alla gioia dell'esplorazione e al brivido di scoprire nuovi orizzonti. Lezione 17. Pennelli sintetici per acquerelli. Ho sentito dire che i pennelli sintetici sono convenienti e funzionano bene per gli acquerelli. Funzionano sia per gli acquerelli che per altri mezzi? Sì, i pennelli sintetici sono versatili e possono essere utilizzati con vari mezzi, tra cui acquerelli, acrilici e tempera. I pennelli sintetici sono buoni quanto i pennelli per capelli naturali per acquerelli? Mentre i pennelli per capelli naturali hanno le loro qualità uniche, i pennelli sintetici hanno fatto molta strada e possono fornire risultati eccellenti per gli acquerelli. Cosa rende i pennelli sintetici una buona scelta per gli acquerelli? I pennelli sintetici sono noti per la loro capacità di trattenere bene l'acqua e il pigmento, consentendo pennellate fluide e controllate nella pittura d'acquerello. Esistono diversi tipi di pennelli sintetici per acquerelli? Sì, sono disponibili varie forme e dimensioni, come pennelli rotondi, piatti e filbert, ciascuno adatto a tecniche ed effetti diversi. Come si confrontano i pennelli sintetici in termini di durata? Le spazzole sintetiche sono generalmente più resistenti delle spazzole per capelli naturali, poiché sono meno soggette ai danni causati dall'acqua e dai solventi. Le spazzole sintetiche possono imitare la morbidezza delle spazzole per capelli naturali? Mentre i pennelli sintetici potrebbero non avere l'esatta morbidezza dei pennelli per capelli naturali, alcuni pennelli sintetici di alta qualità possono avvicinarsi in termini di prestazioni. Le spazzole sintetiche richiedono una cura o una pulizia particolari? Le spazzole sintetiche sono più facili da pulire rispetto alle spazzole per capelli naturali. Basta sciacquarli accuratamente con acqua e sapone neutro dopo ogni utilizzo. Puoi consigliarmi marche o serie specifiche di pennelli sintetici per acquerelli? Alcune marche famose di pennelli sintetici per acquerelli includono Princeton, Escoda Versatile e Da Vinci Cosmotop Spin. Esistono opzioni economiche per i pennelli sintetici? Sì, ci sono set di pennelli sintetici convenienti disponibili da varie marche, che li rendono accessibili agli artisti con un budget limitato. I principianti possono usare pennelli sintetici per gli acquerelli? Assolutamente. Le spazzole sintetiche sono un'ottima scelta per i principianti, in quanto offrono buone prestazioni senza il prezzo più elevato delle spazzole per capelli naturali. Esistono limitazioni all'uso dei pennelli sintetici per gli acquerelli? Le spazzole sintetiche potrebbero non trattenere tanta acqua quanto le spazzole per capelli naturali, il che può influire su alcune tecniche come la verniciatura a umido. Tuttavia, funzionano ancora bene per la maggior parte delle tecniche di acquerello. Gli artisti possono ottenere dettagli precisi con i pennelli sintetici? Sì, i pennelli sintetici possono essere utilizzati per dettagli fini nella pittura d'acquerello. Cerca pennelli con punta appuntita o prova a usare un pennello da liner.
Grazie per aver condiviso le tue conoscenze sui pennelli sintetici per acquerelli, Anna. Sono entusiasta di provarli nel mio prossimo dipinto. Benvenuto, John. Divertiti a esplorare la versatilità dei pennelli sintetici e divertiti con le tue creazioni ad acquerello. Lo farò, Anna. Alla gioia della pittura e alle infinite possibilità di espressione artistica. Lezione 18. Condivisione di hobby e interessi. Volevo chiederti, Anna, quali sono i tuoi hobby e interessi? Mi piacciono una varietà di hobby. Amo dipingere, leggere, fare giardinaggio ed esplorare nuovi sentieri escursionistici. Sembra meraviglioso. Anch'io condivido alcuni di questi interessi. A proposito, hai altri hobby che non hai menzionato? Sì, mi piace anche cucinare e provare nuove ricette. È uno sbocco creativo per me e lo trovo piuttosto rilassante. Cucinare è un hobby fantastico. Che tipo di cucina ti piace cucinare di più? Sono particolarmente affezionato alla cucina mediterranea. Gli ingredienti freschi e i sapori vivaci mi ispirano sempre in cucina. È fantastico sentirlo. Anch'io sono un fan della cucina mediterranea. Hai un piatto preferito che ti piace cucinare? Una delle mie preferite è la pasta fatta in casa con una semplice salsa di pomodoro e basilico fresco. È un classico che non manca mai di soddisfare. La pasta fatta in casa sembra deliziosa. Dovrò provare a prepararlo qualche volta. Ci sono altri hobby o interessi che vorresti condividere? Ho anche un forte interesse per la fotografia. Mi piace immortalare momenti ed esplorare diverse prospettive attraverso l'obiettivo. La fotografia è un modo meraviglioso per esprimere la creatività e catturare ricordi. Hai un soggetto preferito da fotografare? La natura e i paesaggi sono i miei soggetti preferiti. C'è così tanta bellezza nel mondo e adoro catturarla attraverso la fotografia. La fotografia naturalistica può essere davvero accattivante. Hai mai esposto le tue fotografie o pensato di condividerle online? Non ho ancora esposto i miei lavori, ma condivido alcune delle mie fotografie preferite su piattaforme di social media come Instagram. Questo sì che è fantastico. Mi assicurerò di dare un'occhiata alle tue fotografie su Instagram. Ci sono altri hobby o interessi che vorresti menzionare? Mi piacciono anche le pratiche di yoga e consapevolezza. Mi aiutano a trovare equilibrio, rilassamento e pace interiore nella mia vita quotidiana. Lo yoga e la consapevolezza sono pratiche meravigliose sia per il corpo che per la mente. Hai delle posizioni yoga o tecniche di consapevolezza preferite? Trovo particolarmente utili la posa in montagna e la meditazione sulla gentilezza amorevole. Mi aiutano a sentirmi con i piedi per terra e a coltivare la compassione. Sono ottime scelte. Dovrò incorporarli nella mia routine. Grazie per aver condiviso i tuoi hobby e interessi, Anna. Benvenuto, John. È sempre bello connettersi grazie a passioni condivise. Non vedo l'ora di saperne di più anche sui tuoi hobby. Allo stesso modo, Anna. Alla gioia di perseguire i nostri interessi e trovare soddisfazione nei nostri hobby. Lezione 19. Esplorare la natura. Non vedo l'ora di esplorare la natura.
L'aria fresca, i paesaggi meravigliosi e il senso di avventura mi entusiasmano. Nemmeno io. Stare nella natura è rigenerante. Ci permette di disconnetterci dalla frenesia della vita e apprezzare le meraviglie che ci circondano. Assolutamente. Non vedo l'ora di fare escursioni lungo i sentieri, scoprire gemme nascoste e immergerci nella serenità della natura selvaggia. Sarà un'esperienza meravigliosa. Posso già immaginare i panorami mozzafiato e il suono degli uccelli che cinguettano tra gli alberi. La natura ha un modo per ricordarci la sua bellezza e ricordarci di rallentare e apprezzare le gioie semplici. Sono grato per questa opportunità. La natura ha un modo per radicarci e mettere le cose in prospettiva. Sono grato di condividere questa esperienza con te, John. Allo stesso modo, Anna. Ci divertiremo un mondo a esplorare, scattare fotografie e creare ricordi duraturi insieme. Ho messo in valigia la macchina fotografica, e non vedo l'ora di immortalare l'essenza della nostra avventura all'aperto. La natura ci offre infinite ispirazioni. Sono entusiasta di vedere le tue fotografie e di assistere alla magia della natura attraverso il tuo obiettivo. Avremo una storia visiva da apprezzare. La natura ha molto da offrire, montagne maestose, laghi tranquilli e una flora vibrante. È una tela di bellezza in continua evoluzione. Sono d'accordo, saremo testimoni in prima persona delle meraviglie della natura e ci ricorderemo quanto sia incredibile il nostro pianeta. Sfruttiamo al massimo il nostro tempo nella natura, abbracciando la pace che porta e connettendoci con gli elementi che ci circondano. Assolutamente. Faremo un'escursione, respireremo aria fresca e sentiremo il sole sulla pelle. È un'occasione per ricaricarsi e ritrovare l'armonia nell'abbraccio della natura. La natura ha un modo per nutrire la nostra anima e ringiovanire il nostro spirito. Sono grato per questa opportunità di immergerci nel suo abbraccio. Non avrei potuto dirlo meglio. Iniziamo questa avventura, apriamo i nostri cuori alle meraviglie della natura e creiamo ricordi che dureranno tutta la vita. Lezione 20. Pianificazione di un'escursione. I sentieri panoramici sembrano perfetti. Sono entusiasta di intraprendere un'escursione. Sarà un ottimo modo per entrare in contatto con la natura. Assolutamente. L'esplorazione di sentieri panoramici ci permette di assistere alla bellezza della vita all'aria aperta e di metterci alla prova fisicamente. Sicuramente. Ora, vediamo come possiamo raggiungere quei sentieri. Hai qualche suggerimento sul trasporto? Potremmo guidare fino al sentiero se si trova a una distanza ragionevole. Altrimenti, potremmo prendere in considerazione i trasporti pubblici o il car sharing con gli amici. Ottima osservazione. Guidare ci offrirebbe una maggiore flessibilità, soprattutto se vogliamo esplorare più sentieri o rimanere per un periodo prolungato. Inoltre, avere il nostro veicolo ci consente di portare tutta l'attrezzatura necessaria, come zaini, scarpe da trekking e attrezzatura da campeggio. Questo è vero. Dovremo assicurarci di avere l'attrezzatura e le provviste adeguate per il viaggio. Cos'altro dovremmo considerare durante la pianificazione? È importante ricercare in anticipo i percorsi, incluso il livello di difficoltà, la lunghezza e gli eventuali permessi o costi richiesti. Assolutamente. Vogliamo scegliere percorsi che siano in linea con la nostra esperienza escursionistica e le nostre capacità fisiche. La sicurezza dovrebbe essere sempre una priorità.
Inoltre, dovremmo controllare le previsioni del tempo e fare le valigie di conseguenza. Indumenti a strati, crema solare e repellente per insetti sono essenziali. Bella idea. Essere preparati per le varie condizioni meteorologiche ci garantirà un'esperienza escursionistica confortevole e piacevole. Dovremmo anche informare qualcuno sui nostri piani escursionistici, incluso il sentiero su cui ci troveremo e il nostro orario di ritorno stimato, per motivi di sicurezza. Ottima idea. È essenziale che qualcuno sappia dove ci troviamo in caso di situazioni impreviste. Infine, non dimentichiamo di portare acqua e snack in abbondanza per rimanere idratati ed energizzati durante le nostre escursioni. Assolutamente. L'idratazione e l'alimentazione sono fondamentali per mantenere i nostri livelli di energia e goderci appieno i sentieri. Con tutte queste considerazioni in mente, saremo ben preparati per intraprendere la nostra avventura escursionistica e sfruttare al meglio i sentieri panoramici. Non potrei essere più d'accordo. Pianifichiamo il nostro percorso, raccogliamo l'attrezzatura e prepariamoci per un viaggio indimenticabile attraverso le meraviglie della natura. Lezione 21. Seguito post intervista. Dopo il colloquio, è importante inviare un'email di follow-up. Dimostra professionalità e gratitudine per l'opportunità. Assolutamente. L'invio di un'email breve e ponderata può lasciare un'impressione positiva sull'intervistatore e tenerti sul suo radar. Cosa dobbiamo includere nell'email? Qualche consiglio su come strutturarlo in modo efficace? Inizia esprimendo gratitudine per l'intervista e ringraziando l'intervistatore per il suo tempo e la sua considerazione. Questo ha senso. Mostrare apprezzamento è un modo educato per riconoscere lo sforzo che l'intervistatore ha dedicato al processo. Successivamente, menziona brevemente qualcosa di specifico dell'intervista che ti ha colpito o che ti ha colpito. Dimostra che sei stato attento. Ottima osservazione. Fare riferimento a un particolare punto di discussione dimostra il tuo coinvolgimento e il tuo genuino interesse per il ruolo. Quindi, ribadisci il tuo entusiasmo per la posizione e la tua fiducia nella tua capacità di contribuire all'azienda o all'organizzazione. È essenziale trasmettere la tua passione e la tua fiducia nelle tue qualifiche. Questo aiuta a rafforzare la tua candidatura per il ruolo. Infine, chiudi l'email esprimendo il tuo costante interesse per l'opportunità e la tua disponibilità a fornire ulteriori informazioni se necessario. Concludere con una nota positiva e lasciare la porta aperta per ulteriori comunicazioni è un buon modo per concludere l'email. Esattamente. Mantieni l'email concisa, professionale e priva di errori. Correggila prima dell'invio per garantire chiarezza e correttezza. L'attenzione ai dettagli è fondamentale. Un'email ben congegnata e priva di errori si riflette positivamente sulle tue capacità di comunicazione. E non dimenticare di rivolgerti all'intervistatore per nome, ed usare un saluto professionale, come cordiali saluti o cordiali saluti. Usare un'etichetta corretta e mantenere un tono professionale in tutta l'email è importante per lasciare un'impressione duratura. Dopo aver esaminato tutto, premi il pulsante di invio e attendi pazientemente una risposta. Il follow-up dimostra la tua natura proattiva. Aspettare pazientemente è essenziale. È importante dare all'intervistatore il tempo necessario per elaborare le informazioni e prendere una decisione. E ricorda, anche se non ottieni il lavoro,
Mantenere un atteggiamento positivo e professionale può portare a opportunità future. Questo è vero. Il networking e la creazione di relazioni positive nel settore possono aprire le porte a nuove possibilità. Quindi, redigiamo l'email di follow-up, assicurandoci che rifletta la nostra gratitudine, entusiasmo e professionalità. Concordato. Inviando un'email ben congegnata, lasceremo un'impressione positiva e aumenteremo le nostre possibilità di successo. Lezione 22. Preparazione della festa e acquisto di scarpe. Per la festa, dobbiamo assicurarci di essere ben preparati. Hai pensato a cosa indosserai? Assolutamente. Ho già scelto un vestito, ma sto cercando delle scarpe nuove per completare l'outfit. Questa è una buona idea. Il giusto paio di scarpe può migliorare tutto il tuo look. Che tipo di scarpe stai cercando? Sto pensando a qualcosa di elegante e comodo. Forse un paio di tacchi con cui posso ballare senza rinunciare al comfort. Il comfort è fondamentale, soprattutto se rimani in piedi per gran parte della serata. Hai mai pensato di cercare tacchi con solette imbottite? Sì, decisamente. Le solette imbottite offrirebbero un comfort extra e mi aiuterebbero a godermi la festa senza alcun disagio. Fantastico. Che mi dici dello stile e del colore? Vuoi qualcosa che si abbini al tuo vestito o qualcosa che si distingua? Voglio qualcosa che si abbini al mio vestito, preferibilmente in un colore neutro come il nero o il nudo. Sarà versatile anche per eventi futuri. I colori neutri sono una scelta sicura. Tendono ad abbinarsi bene con abiti diversi. Hai controllato qualche negozio o boutique online? Sì, ho navigato online e letto le recensioni per trovare un negozio affidabile con una buona selezione. Voglio assicurarmi di avere scarpe di qualità. Questo è un approccio intelligente. Leggere le recensioni può darti un'idea del comfort e della durata della scarpa. Finora hai avuto fortuna? Ho trovato un paio di opzioni che sembrano promettenti. Probabilmente ne ordinerò alcune paia da provare e vedere quale si adatta meglio. Provarli è fondamentale. È importante assicurarsi che le scarpe si adattino correttamente e forniscano un supporto adeguato per i piedi. Assolutamente. Le scarpe inadatte possono causare disagio e persino causare problemi ai piedi. Voglio evitarlo a tutti i costi. Una volta trovato il paio perfetto, non dimenticare di romperli un po' prima della festa, in modo che siano più comodi da indossare. Ottima osservazione. Mi assicurerò di indossarli in casa per brevi periodi per abituarmi ed evitare sorprese alla festa. Questo è un approccio saggio. È meglio essere preparati e comodi piuttosto che avere difficoltà con le scarpe nuove durante l'evento. Sicuramente. Voglio godermi la festa al massimo senza distrazioni. Trovare il giusto paio di scarpe è una parte importante di questo. Sono sicuro che troverai il paio perfetto. Il tuo outfit sarà completo e sarai pronto per divertirti alla festa. Grazie per il sostegno, John. Sono entusiasta di trovare le scarpe ideali e ballare tutta la notte. Benvenuta, Anna. Non vedo l'ora di vedervi tutti vestiti e divertirvi. Sarà una serata memorabile per entrambi. Lezione 23. Esplorazione a piedi,
Scoprire gemme nascoste. Sono d'accordo, esplorare a piedi permette di scoprire vicoli nascosti e luoghi affascinanti che potremmo perdere durante la guida. Assolutamente. Camminare ci dà la possibilità di rallentare, osservare ciò che ci circonda e imbatterci in luoghi unici. È affascinante quanto possiamo scoprire semplicemente facendo una piacevole passeggiata nel nostro quartiere o in una nuova città. Adoro imbattermi in caffetterie pittoresche, boutique locali o splendidi parchi che altrimenti non avrei notato. È come imbarcarsi in una mini avventura. Ogni angolo può riservare una deliziosa sorpresa o una gemma nascosta. E non si tratta solo delle destinazioni. Il viaggio stesso diventa piacevole, ammirando i panorami, i suoni e l'atmosfera. Questo è vero. Camminare ci permette di immergerci nella cultura locale e sentire un legame più forte con il luogo. Inoltre, è un ottimo modo per rimanere attivi e incorporare l'esercizio nella nostra routine quotidiana senza che sembri un lavoro ingrato. Camminare è un esercizio a basso impatto che favorisce il nostro benessere fisico e mentale. È una situazione vantaggiosa per tutti. Ed è anche ecologico. Scegliendo di esplorare a piedi, riduciamo la nostra impronta di carbonio e contribuiamo a un ambiente più verde. Assolutamente. È un piccolo ma significativo passo verso una vita sostenibile e una maggiore consapevolezza del nostro impatto sul pianeta. Trovo anche che camminare offra opportunità di interazioni spontanee con la gente del posto e gli altri pedoni. Incontrare nuove persone e impegnarsi in conversazioni può aggiungere un ulteriore livello di ricchezza alle nostre esplorazioni. E non dimentichiamo le opportunità fotografiche. Camminare ci permette di catturare momenti e prospettive unici. Questo è vero. Ogni passo presenta una nuova scena degna di essere fotografata, che si tratti di una splendida architettura o di una strada pittoresca. Quindi, pianifichiamo una giornata per esplorare il nostro quartiere a piedi e vedere quali tesori nascosti possiamo scoprire insieme. Sembra un'idea meravigliosa. Dedichiamo una giornata a vagare, abbracciare l'ignoto e creare ricordi duraturi. Non vedo l'ora di vedere quali sorprese ci attendono. Alla gioia di esplorare a piedi e scoprire gemme nascoste. Grazie per questo, Anna. Lascia che i nostri piedi siano la nostra guida mentre intraprendiamo questa avventura di scoperta e apprezzamento. Lezione 24. Una giornata produttiva davanti a noi. Sembra davvero una giornata produttiva. Che ne dici di te? Hai compiti o obiettivi specifici per oggi? Sì, ho un elenco di attività che voglio svolgere. Innanzitutto, devo completare un rapporto di lavoro e inviarlo al mio supervisore. Questo è importante. Una volta completato il rapporto, avrai un senso di realizzazione e potrai concentrarti su altre attività. Esattamente. Dopodiché, ho intenzione di organizzare la mia casella di posta e rispondere a tutte le email in sospeso. È tempo di eliminare il disordine e rimanere al passo con le cose. Buona idea. Una casella di posta pulita e organizzata aiuta a migliorare la produttività e garantisce di non perdere nessun messaggio importante. Poi, voglio dedicare un po' di tempo alla ricerca e raccogliere informazioni per un progetto imminente. Richiede una preparazione accurata.
La ricerca è essenziale per un progetto ben eseguito. Prenditi il tuo tempo per raccogliere informazioni preziose e prendere decisioni informate. Ho anche l'obiettivo personale di leggere almeno un capitolo del libro che intendevo finire. È un modo per rilassarsi e investire nella crescita personale. È un'ottima abitudine. La lettura offre stimoli mentali, amplia le conoscenze e offre una pausa dalla nostra routine quotidiana. Infine, voglio fare una breve sessione di allenamento. Prendersi cura della nostra salute fisica è importante tanto quanto le nostre attività lavorative. Assolutamente. L'esercizio aumenta i livelli di energia, riduce lo stress e migliora il benessere generale. È un utile investimento di tempo. Quindi, questo è il mio piano per la giornata. Sembra molto, ma con una corretta gestione del tempo, credo di poterlo fare. Si tratta solo di stabilire le priorità e rimanere concentrati. Suddividi le tue attività in blocchi gestibili e farai progressi costanti. Questo è vero. Stabilire obiettivi realistici e rimanere organizzato mi aiuterà a sfruttare al meglio la mia giornata. Che mi dici di te, John? Obiettivi specifici? Oggi voglio finalizzare una presentazione per un incontro imminente e preparare alcuni punti chiave per una chiamata con un cliente. Sembrano compiti importanti che richiedono attenzione ai dettagli e una comunicazione efficace. Anzi. Inoltre, ho intenzione di rivedere e aggiornare la mia lista di cose da fare, assicurandomi di essere in linea con i progetti in corso. Un elenco di cose da fare ben curato è uno strumento prezioso per rimanere organizzati e dare priorità alle attività. Aiuta a evitare che cose importanti scivolino tra le fessure. Infine, voglio dedicare un po' di tempo a raccogliere nuove idee per un progetto creativo su cui sto lavorando. È un'occasione per esplorare nuove prospettive. Sembra eccitante. Le sessioni di brainstorming possono stimolare la creatività e portare a soluzioni innovative. Non vedo l'ora che arrivi una giornata appagante e produttiva. Sfruttiamo al massimo il nostro tempo e raggiungiamo i nostri obiettivi. Concordato. Ti auguro un felice giorno di successi e crescita personale. Cominciamo con i nostri compiti e realizziamolo. Assolutamente, Anna. Possano i nostri sforzi odierni avvicinarci ai nostri obiettivi e spianare la strada a risultati futuri.